Ma oggi conviene farsi i colori ad olio? Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi parliamo di questo argomento che in molti hanno messo in questione sotto i miei video. Da qui a 2-3 anni che faccio video su YouTube ho pubblicato diversi video su questo argomento. Come fare il bianco, come fare la terra di Siena, la terra bruciata, come ricavare il pigmento dalle pietre, da materiali organici. Però molte volte mi hanno chiesto, ma conviene farsi i colori ad olio considerando tutto il tempo impiegato? La fatica che c'è dietro. Se dovessi rispondere in modo totalmente soggettivo, sì. Però fare i colori ad olio prima di tutto vuol dire avere uno spazio che sia ventilato, che ti permetta di lavorare tranquillo, un posto dove poter conservare i tuoi pigmenti, un posto sicuro, che non sia né troppo umido né troppo caldo, un posto che comunque debba essere protetto perché trattiamo con polveri sottili, lastre in vetro, pestelli in marmo, tanta fatica e poi il fatto di dover ripulire tutto quanto. È vero che questa è una pratica che ormai nei secoli si è persa, però perché per me, Paolo, conviene ancora? Prima di tutto il costo. Vi faccio l'esempio sulla terra di Siena. Oggi con circa 5 euro più o meno possiamo avere 100 grammi di terra di Siena. 50-60 grammi sono anche tanti di olio. Otteniamo un tubetto da 150 ml, questo è della Pebeo, tra i più economici e che costa comunque 8 euro, 9 euro su Amazon. Però che cosa cambia da quello fatto a mano a questo? Prima di tutto questo contiene degli oli che non è che siano proprio il massimo, nel senso contiene comunque dei conservanti per permettere al colore di durare il più possibile nel tempo. Non vi posso dire con certezza che tipo di olio c'è qui dentro, tipo la Memeli utilizza l'olio di papavero e quello di cartamo. Qui non so se è olio di semi, qui non so dirvi che tipo di olio stiano utilizzando. Però, prezzi alla mano, questo tubetto costa su Amazon 9,90 euro. Oggi paghiamo circa 6-7 euro il tubetto della Memeli classico, però quello da 60 ml allo stesso prezzo. Perciò ritornando al pigmento, 5 euro di pigmento e mettiamo che 100 grammi di olio di lino stiano intorno a 2 euro, considerando che questo da un litro l'ho pagato 20 euro, è il prezzo comunque di un tubetto in zinco che costa 51 euro, arriviamo comunque a 8-9 euro per un tubetto di colore ad olio fatto a mano. Quindi il prezzo corrisponde a quello della Pebeo. Però che cosa cambia? Stiamo utilizzando pigmenti puri, senza l'utilizzo di conservanti. L'unico plus che aggiungo è il medio d'impasto per rendere ancora di più il colore più denso, più cremoso, ma comunque una porzione piccolissima. Quindi abbiamo un tubetto da 150 ml di pigmento puro. Non vi sto nemmeno a dire quanto pagheremo un tubetto di Maimeri puro da 150 ml o per tutte le aziende come la Mussini o le altre che addirittura non te li fanno così grandi proprio perché ci sono meno conservanti e il colore appunto potrebbe seccarsi, indurirsi nella confezione, nel tubetto. Perciò dal punto di vista economico vai comunque a spendere ma ci risparmi sulla qualità. Hai un buon prodotto a un prezzo moderato. 2, perché per me conviene? Che secondo me c'è una stabilità chimica. Io utilizzo l'olio di lino come medium e utilizzo come legante per i miei pigmenti l'olio di lino. Quindi l'olio che utilizzo è sempre lo stesso, dal primo strato all'ultimo. Questa è un'operazione che potremmo fare con l'olio di cartamo o di papavero, va benissimo lo stesso, ma questo per avere una stabilità chimica. E infine c'è il terzo motivo, però qui diventa totalmente soggettivo, perché per me il processo dell'arte creativa non inizia e finisce con la realizzazione di un dipinto, ovvero dal disegno all'ultima pennellata, ma per me il processo creativo comprende tutto ciò che c'è dalla creazione, dalla scelta della tavola di legno al fatto di doverla pulire, levigare, all'imprimitura. Sapete comunque quanto ne abbia già parlato sul tema dell'imprimitura, sul fatto che io realizzi anche eventualmente un gesso acrilico fatto da me. Il processo creativo che c'è dietro alla costruzione dei nostri materiali per dipingere rientra per me nel mio processo creativo. Per Paolo quindi il processo creativo è tutto quanto, perché questo processo creativo per un artista diventa meditazione. Fare e ripetere sempre lo stesso movimento, il non dover più pensare a nulla perché devi soltanto fare questo movimento, diventa meditazione, relax, calma. E quindi questo soggettivamente è un atto che oltre alla convenienza,
oltre alla stabilità, mi fa stare bene. Per questo, per Paolo conviene fare i colori ad olio e naturalmente non mi aspetto che sia la stessa cosa per tutti. Per questo vi chiedo di lasciarmi un commento qui sotto e dire qual è la vostra opinione, che cosa ne pensate di questo argomento. Vi chiedo di lasciare un mi piace per supportarmi se ti piace questa tipologia di video in cui riflettiamo su certi argomenti, di condividere il video su tutti i social e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto questo video, arrivederci.